Buongiorno e benvenute di nuovo sul mio canale. Oggi vi faccio vedere una realizzazione molto semplice di una presina tonda. È stata una richiesta, vi dico la verità. Non ero sicura di volerla realizzare perché pensavo fosse troppo semplice, no, per fare un video, però giustamente qualcuna dice io non riesco a leggere gli schemi e quindi i video in effetti servono proprio a questo. Quindi adesso la andiamo a realizzare insieme. Allora, è una serie di maglie alte, quindi veramente molto semplice. Io uso sempre un filato molto doppio, come avete visto, per fare anche, insomma, perché cresce in fretta la lavorazione. Adesso la andiamo a fare ovviamente di un altro colore. Questa qua è rossa e bianca. Allora, uso sempre un filato, come vi ho appena detto, più grande per uncinetto. Questo è anche per uncinetto 5, io uso il 4. Come iniziamo? Allora, iniziamo con il nostro anello magico, in questa maniera qui. Ed ecco qui. 3 catenelle, 1, 2 e 3, e all'interno del nostro cerchio andiamo a realizzare 15 maglie alte. Quindi questa sarà la prima che abbiamo realizzato, quindi 2, 3, 4, 5, allora, realizzate le nostre 15 maglie alte, che cosa facciamo? Chiudiamo il nostro cerchio, bene bene, e ci andiamo a chiudere praticamente su 1, 2, sulla terza catenella della prima maglia, in effetti, delle prime 3 catenelle che abbiamo fatto. Arrivati a questo punto, ci siamo chiusi a maglia bassissima, ve lo faccio rivedere perché forse sono andato un po' veloce. Ecco, entrate, come ho detto, 1, 2, 3, qui, chiudiamo a maglia bassissima e di nuovo 1, 2 e 3. Adesso nel punto, vedete subito dopo, andiamo a realizzare due maglie alte, quindi 1 e 2. Di nuovo, per ogni punto che prosegue andremo a realizzare 2 maglie alte in ogni punto. Vedete? Di nuovo, 2 maglie alte nel prossimo. E ancora 2 maglie alte nel prossimo. Proseguite e arriviamo in fondo e chiudiamo insieme. Allora, vedete, arrivate nell'ultimo punto, vi voglio far vedere, quindi questo è l'ultimo, andiamo a realizzare le nostre 2 maglie alte. E dove praticamente ci siamo alzati 1, 2 e 3 e abbiamo fatto praticamente le prime 3 catenelle, ci andiamo a chiudere a maglia bassissima, vedete? In questa maniera qui. Ok? Ora, di nuovo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi la prima, vedete, l'abbiamo lavorata così. Nel prossimo andiamo a realizzare un'altra maglia alta. Nel prossimo invece andiamo a lavorare 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi 1 e 2 nello stesso punto. Andiamo ora a lavorare invece 2 maglie alte come si presentano, quindi una nel prossimo e un'altra ancora nel prossimo. In quello dopo invece andiamo a realizzare 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi alterniamo 2 maglie alte lavorate singolarmente, quindi significa che 2 maglie le lavorerò facendone una in ogni punto e nella terza andiamo a lavorare 2 maglie alte invece nello stesso punto, quindi di nuovo una nel prossimo, una nel prossimo
e 2 nel prossimo. E proseguiamo, scusatemi, in questa maniera qui fino alla fine del giro. Allora, una volta che abbiamo completato il nostro giro, quindi significa che l'ultimo, vedete, l'abbiamo lavorato e qui troviamo praticamente le 3 catenelle. Che cosa facciamo? 1, 2 e 3 e sulla terza ci andiamo a chiudere a maglia bassissima, ok? In questa maniera qui. Ora di nuovo 1, 2 e 3. Ecco, abbiamo lavorato le nostre 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, questa sarà la nostra prima maglia lavorata. Nel prossimo andiamo a lavorare un'altra maglia alta, nel prossimo ancora un'altra, quindi lavoriamo 3 maglie alte come si presentano, quindi una in ogni punto, e nel quarto punto andiamo a lavorare 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Quindi adesso lavoriamo 3 maglie alte come si presentano, quindi una nel prossimo, una nel prossimo, un'altra nel prossimo, quindi vedete 1, 2, 3 lavorate singolarmente in ogni punto, e nel prossimo andiamo a lavorare 2 maglie alte nello stesso punto. Vedete? Quindi faremo 3 maglie alte lavorate singolarmente in ogni punto e nel quarto punto lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto. Arriviamo fino alla fine e chiudiamo insieme. Allora, arrivate nell'ultimo punto, vedete, lo lavoriamo. A differenza degli altri giri, vedete, in questo qua dove ci sono lavorate le 3 catenelle, andiamo a fare un'ultima maglia bassa. E ci andiamo a chiudere su 1, 2, 3 sulla terza catenella, maglia bassissima, ok? A questo punto tagliamo il nostro filo. Io in un video già vi faccio vedere come chiudere il punto, però adesso, visto che ci troviamo, ve lo faccio vedere di nuovo. Noi abbiamo tirato, vedete, il filo così. Cosa facciamo? Entriamo qui, tiriamo il nostro filo, poi entriamo di nuovo qui e tiriamo il nostro filo. Questo perché andiamo a ricreare la solina e la nostra chiusura, vedete, è perfetta, ok? Quindi stendete bene bene. Se avete un filato che tira, ve lo dico già, nell'ultimo punto, quando arrivate qua, andate a fare comunque una maglia alta, fatela lo stesso. Nel mio caso il filato, vedete, è un filato doppio, quindi stendendolo, insomma, va bene così. Però se avete un filato che magari è più, tira un pochino di più, dipende dai filati, lo sapete, e quindi insomma fate così. Andiamo a pulire ovviamente la nostra presina, magari con un ago, questo lo potete fare pure dopo, ok? Io me lo sono tirata solo perché è un pochino lungo e me lo taglio perché vi può dare fastidio. Ecco qua. Che cosa facciamo? Allora, procuratevi un cotone di contrasto. Io in questo caso userò un cotone sottile, vedete? Uso l'uncinetto numero 2. E ad un certo punto, insomma, non è importante dove iniziate, fate in questa maniera qui. Infilate il vostro uncinetto prendendo le 2 asole, prendete il filo di contrasto, quindi un filo più sottile. Se non avete un filo più sottile, vi dovete regolare diversamente. Quindi facciamo così. Prendiamo l'anellino, vedete, ve lo faccio rivedere, entriamo, prendiamo il nostro filo ed usciamo con il cappietto, vedete? Ora che facciamo? Facciamo 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Saltiamo una maglia di base e nella prossima andiamo a chiudere a maglia bassissima. Ed ecco qua, di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5,
saltiamo una maglia di base e chiudiamo maglia bassissima nel prossimo, così, vedete? Di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5, saltiamo di nuovo una maglia di base, nella prossima andiamo a chiudere a maglia bassissima. Ed ecco qui che vengono praticamente delle ondine, vedete? Allora fate così fino alla fine del giro. Se non avete un filato così sottile rispetto all'altro, vi dovete solo regolare, dovete fare delle prove. Magari se è spesso come quello che avete usato la presina, per fare la presina, fate 3 catenelle e provate se va bene, dipende dallo spessore del filato. Quindi finiamo e poi insieme vi faccio vedere come chiudere. Allora, arrivate nell'ultimo punto, lavoriamo invece di 5 maglie, ne lavoriamo 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Allora io ho finito il filo, ovviamente, però voi vi andate ad agganciare qui a maglia bassissima, ok? Allora ho cambiato presina perché praticamente mi sono portata avanti con il lavoro per farvi vedere. Quindi noi ci troviamo in questa situazione qui, ok? Ora che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare l'orlo che risulterà così, vedete? Guardate che bello, vedete? Vi faccio vedere come fare. Mi sono portata un po' avanti col lavoro, perciò vedete che sono passata con la rossa. Quindi prendiamo il nostro filo bianco, ovviamente. Allora, il mio filo era interrotto, quindi ovviamente devo fare così, però voi vi troverete praticamente chiusi a maglia bassissima qua, ok? Una volta che voi siete a maglia bassissima, quindi in questa maniera qui, quindi abbiamo già il filo sull'uncinetto, quindi facciamo così, vi trovate così. Io adesso mi aggancio a maglia bassissima per farvi rendere conto. Anzi, facciamo così perché altrimenti non vi riesco a far vedere bene, quindi faccio il cappietto io, ecco qua, e mi chiudo a maglia bassissima con il cappietto per farvi vedere. Quindi noi siamo qui a maglia bassissima, ok? Io ho dovuto staccare il filo sull'uncinetto, entriamo nel primo archetto, vedete, entriamo e lavoriamo 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lavorate le nostre 7 maglie alte, entriamo dove già abbiamo lavorato, vedete, qui, e chiudiamo a maglia bassissima. Filo sull'uncinetto, entriamo subito nell'archetto subito dopo e lavoriamo di nuovo 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Di nuovo qui, vedete, entriamo e lavoriamo una maglia bassissima, ok? Allora, scusate, il cellulare suona sempre quando non devo, ovviamente. Allora, vedete, una volta che abbiamo completato tutti gli archetti, quindi 7 maglie alte, ci chiudiamo a maglia bassissima sul punto subito dopo, vedete, dove già avevamo chiuso a maglia bassissima. Arrivate qua, praticamente, io mi sono portata avanti con il lavoro, vedete? Perciò vi ho fatto vedere con la rossa. Arrivate a questo punto qua,
che abbiamo fatto l'ultimo archetto, vedete, entriamo ovviamente a maglia bassissima qui per chiuderci in questa maniera qui ed entriamo praticamente, vedete, nella catenella che abbiamo fatto, che sarà quella che praticamente metteremo al chiodino, ok? Quindi entriamo così e chiudiamo a maglia bassissima, entriamo nel prossimo e chiudiamo a maglia bassissima, ancora nel prossimo maglia bassissima e così via fino alla fine del giro. Ecco qua. Poi di catenelle per appendere, vedete, voi ne potete fare 8, ne potete fare 10, insomma dipende dal filato che state usando, eh. Arriviamo nell'ultimo, vedete, punto, quindi entriamo proprio qua e ci chiudiamo a maglia bassissima. Ed ecco qua. Largo un po' i fili perché ovviamente ecco qua faremo il nodino ed ecco qua che abbiamo completato la nostra resina. Allora prendete un ago, anche quelli là sottili in questo caso vanno bene perché il filato è molto molto sottile, quindi io prendo il mio ago e mi vado a chiudere. Ecco qua, forse questo è un pochino, vabbè, oggi non vogliono collaborare con me. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta comunque, vedete? Togliete tutte, dopo andatevi a sistemare bene, io lo devo fare ovviamente, mi vado a chiudere tutti i punti, ecco qua. Ed ecco qua che abbiamo, vedete, terminato. Quindi questo sarà l'anellino, vedete che va ad appendere, oggi un po' per farvi vedere, ecco qua, vedete, ecco qua, vedete, guardate com'è carina, sarà proprio veramente, veramente il risultato, cioè a me mi piace molto, è veramente molto, molto caruccia. Spero come al solito che il video vi piaccia, è stato un po' pasticciato questo video, vi dico la verità, però ormai mi conoscete e non ho perso tempo a modificarlo più di tanto, insomma, perché quello che ci interessa è ovviamente il risultato. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.